Ben ritrovati amici. Oggi vi parlo di due inchiostri prodotti da MD. Sì, MD, Midori, se vogliamo, produce anche degli inchiostri. Ultimamente si è lanciata in questo settore, ve ne ho già presentati un paio, li trovate in un video, sono il Grey e l'Orange, due tinte interessanti senza dubbio, ma oggi ce n'è qualcuna un pochettino più in là, nel senso che abbiamo un Dark Red e un Blue Grey. Senza dubbio due tinte un po' più ricercate, un po' come la tavolozza, quella generale dei colori di questo produttore. Allora, subito un consiglio per tutti quanti: la chiusura, il tappo è un tappo abbastanza rigido, la chiusura è secca, mi raccomando sempre una verifica di averlo chiuso bene, perché è facile che sembri chiuso e magari possa trafilare poi spostandolo eccetera. Questo è un aspetto che non sottovaluterei, perché mi è capitato proprio di rovesciarne persino un po' e invece in un altro calamaio di trovarlo un po' incrostato perché si è essiccato in quanto non era chiuso così bene. Bene, vediamo un pochettino come funzionano questi inchiostri. Vi ho parlato negli altri video del produttore, quindi salto questa parte e vengo subito al dunque. Il Dark Red è una bella tinta, forse ormai, diciamo, avendone utilizzati e incontrati tanti nella mia vita, è difficile trovare qualcosa di inedito, di mai visto. Questo potrebbe ricordare un Bordeaux, potrebbe ricordare per l'appunto sì un rosso scuro, è una tinta interessante. Mi ha ricordato un po' da vicino il Morgenrot, anche se il Morgenrot di Fritz Schimpf lo preferisco per formulazione, lo trovo un inchiostro un pochettino più completo. Come per tutti gli inchiostri, utilizzato sui pennini ad intinzione, la saturazione o la copertura, chiamatela come volete, aumenta, quindi si scurisce, come state vedendo dalle immagini. Resta sempre una bella tinta, una di quelle che insomma io metterei non nel primo cassetto, diciamo, ma in quello nel secondo dei 4-5 che ho. Il secondo è quello delle tinte interessanti che magari non hanno nella formulazione il loro asso nella manica, però devo riconoscere che, tornando ai pennini delle penne stilografiche, utilizzato tanto su un pennino sottile, un extra fine, quanto su un pennino più largo, mantiene le sue caratteristiche cromatiche, e questa è una cosa che apprezzo. Se utilizzate, come in questo caso, un pennino sottile, ritroverete la stessa saturazione, la stessa gamma dinamica, bene, è una cosa che io ascrivo fra i fattori positivi. Dal punto di vista della formulazione è un inchiostro scorrevole, un inchiostro che fa scorrere il pennino, non ha una viscosità, non sembra avere una base oleosa che si frapponga fra carta e pennino, insomma è uno di quelli abbastanza votati alla scorrevolezza, soprattutto poi su una carta come questa che è la Rhodia, mantiene la velocità, insomma, promessa. Passando invece al Grey, al Blue Grey, qui abbiamo una tinta che mi piace sia come colore, ma abbiamo anche un inchiostro che mette in campo una formulazione leggermente diversa. Avendone provati circa 6 o 7, posso dire che questo è interessante perché è scorrevole come gli altri, fuori dubbio, ma porta in campo anche una certa oleosità che da una parte ferma, quella rallenta un pochettino l'eccessiva scorrevolezza di altri inchiostri dello stesso produttore, dall'altra conferisce quella variazione, quella sfumatura e quindi la concentrazione, sostanzialmente stiamo parlando di questo, di inchiostro, che lo rende più vivo, un pochettino più dinamico anche nella scrittura. Quindi quando vado a riscontrare l'aspetto visivo effettivamente lo apprezzo più di qualche altro. E poi comunque mi piace questa commistione fra grigio e blu, ne esce una bella tinta. Anche questa, se vogliamo, non sarà originalissima, ma del resto come si fa a inventarsi qualcosa avendo un catalogo mondiale di migliaia e migliaia di inchiostri e di sfumature? Quindi insomma non è una cosa alla quale do molta importanza, l'importante è che l'inchiostro funzioni bene e poi che piaccia ovviamente soggettivamente.
La prova con il pennino ad intinzione, anche in questo caso, mostra un colore più scuro, più saturo, più deciso, ma ancora una volta leggibile, non diventa un nero, leggibile e comunque piacevole. Mi è piaciuto assolutamente, uno di quelli che terrò in scrivania almeno per testare ancora più a fondo, perché mi piace anche utilizzarlo con diverse penne e pennini. Nessuno dei due inchiostri passa la carta, perlomeno questa Rhodia della prova, ma neanche le altre che ho provato e che vi lascerò nel video per valutare un po' l'inchiostro, gli inchiostri che ho messo alla prova su diverse carte. Ovviamente in corrispondenza di quelle lucide, brillanti, assumeranno una certa connotazione. L'ho provato anche su una carta cotone pressata a caldo, dove evidentemente si spengono un po', perdono quel contrasto netto che altre carte riescono invece ad evidenziare, però ecco, in questo caso ammetto che il blu gray rispetto al dark red si è comportato meglio, perché ha una formulazione secondo me un pochettino più attenta, meno basica, e quindi è stato premiato, ecco, da una carta così diversa. Vi lascio alle immagini per valutare meglio questi inchiostri e come sempre un saluto inchiostrato a tutti voi.